Lezione 1. Storie stimolanti. Ultimamente ho letto alcune storie stimolanti di persone di successo. È così motivante. Oh, sembra interessante. Potresti condividerne uno che ti ha colpito? Sicuro. C'è questo imprenditore che ha iniziato dal nulla e ha costruito un marchio globale. È fantastico. Quali sfide hanno dovuto affrontare lungo il percorso? Hanno avuto innumerevoli fallimenti ma non si sono mai arresi. È un ottimo promemoria per continuare ad andare avanti. È così stimolante. Mi fa venire voglia di lavorare di più sui miei obiettivi. Esattamente. Storie come queste dimostrano che il successo è possibile con la tenacia. Hai qualche consiglio su libri o risorse per trovare altre storie come questa? Sì, c'è un ottimo podcast che presenta interviste a persone di successo. Ti invierò il collegamento. Lezione 2. Trovare l'ufficio postale. Sapreste dirmi anche dov'è l'ufficio postale? Devo spedire un pacco. Sì, l'ufficio postale è sulla strada successiva, subito dopo il negozio di alimentari. Grazie. È facile da trovare o devo cercare qualche punto di riferimento? È proprio accanto al parco, quindi non puoi perdertelo. C'è anche un grande cartello fuori. Perfetto. Sai se offrono opzioni di spedizione espressa? Sì, lo fanno. Basta chiedere allo sportello e ti guideranno attraverso il processo. È utile. Ci andrò adesso. Grazie per le indicazioni. Nessun problema. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con altro. Andrà bene. Sei stato un vero toccasana. Lezione 3. Costruire relazioni. Come posso costruire buoni rapporti con i colleghi? È qualcosa a cui stavo pensando. Sostieni, ascolta attivamente e mostra genuino interesse per il loro lavoro e le loro idee. Questo ha senso. Si tratta di creare fiducia e rispetto reciproco, giusto? Esattamente. Piccoli gesti come offrire aiuto o riconoscere i propri sforzi fanno molto. Lo terrò a mente. E le attività di gruppo al di fuori del lavoro? Anche quelli sono fantastici. Aiutano a creare cameratismo e a rendere il posto di lavoro più piacevole. Proporrò presto un pranzo o una gita di gruppo. Grazie per il consiglio. In qualsiasi momento, le relazioni forti rendono il lavoro molto più appagante. Concordato. Sono entusiasta di mettere in pratica questi suggerimenti. Lezione 4. Condividere gli interessi. Sicuramente fammi sapere come va a finire. Sono curioso di sentire i tuoi pensieri. Andrà bene. A proposito, ti piacciono anche le attività all'aria aperta come l'escursionismo o il ciclismo? Adoro le escursioni. C'è qualcosa di così rinfrescante nell'essere nella natura. Lo stesso qui. Dovremmo organizzare un viaggio insieme qualche volta. Sembra un'ottima idea. Hai qualche percorso preferito? Ce n'è uno bellissimo nelle vicinanze con viste mozzafiato. Te lo mostrerò qualche volta. Non vedo l'ora. Sarà un ottimo modo per rilassarsi e rimanere attivi. Assolutamente. Fissiamo una data e facciamo in modo che accada.
A fare. Sarà davvero divertente. Lezione 5. Servizi dell'hotel. Sì, possiamo organizzarlo per te. Desideri altri servizi nella tua camera? Un letto comodo è la mia massima priorità. Magari anche dei cuscini extra? Ovviamente. Faremo in modo che la tua camera sia accogliente e rilassante. È fantastico. Offri il servizio in camera o la colazione? Sì, abbiamo un menù completo disponibile. Puoi ordinare in qualsiasi momento durante il tuo soggiorno. Perfetto. Probabilmente ne approfitterò. Facci sapere se c'è altro che possiamo fare per rendere piacevole il tuo soggiorno. Grazie mille. Non vedo l'ora. Siamo qui per assicurarti un'esperienza meravigliosa. Lezione 6. Routine mattutine. Ah, odio quelle notti agitate. Allora, com'è la tua routine mattutina? Inizio con un bicchiere d'acqua e un po' di stretching leggero. Mi aiuta a svegliarmi in modo naturale. Sembra rinfrescante. Di solito vado subito a prendere un caffè per iniziare la giornata. Anche per me il caffè è un must, ma cerco di abbinarlo ad una colazione sana. Cosa hai di solito? Sono sempre alla ricerca di nuove idee. Farina d'avena con frutta o toast con avocado. Veloce, facile ed energizzante. Dovrò provarlo. Le mie mattine avrebbero bisogno di un po' più di struttura. Fa una grande differenza. Fammi sapere come va se lo provi. Andrà bene. Grazie per i suggerimenti. Lezione 7. Cucinare insieme. Sono d'accordo. Inoltre, avere una cucina ci permetterà di cucinare da soli alcuni pasti. È un'ottima idea. È più sano e più conveniente che mangiare sempre fuori. Esattamente. Hai qualche ricetta preferita che potremmo provare? Faccio un piatto di pasta pessimo. Potremmo iniziare da lì e sperimentare da lì. Sembra delizioso. Mi occuperò io della spesa se sarai tu a occuparti della cucina. Affare. Sarà divertente cucinare e mangiare insieme. Possiamo anche invitare gli amici per una cena fatta in casa. È un'idea fantastica. Facciamo in modo che diventi una cosa normale. Concordato. Sarà davvero divertente. Lezione 8. La bellezza delle cascate. Sopra le cascate c'è un funambolo che esegue audaci acrobazie. È incredibile da guardare. Veramente? Sembra allo stesso tempo elettrizzante e terrificante. L'hai visto di persona? Sì, è mozzafiato. Anche poeti e artisti hanno visitato qui per catturarne la bellezza. Posso immaginare. Le cascate devono essere fonte di ispirazione per tante menti creative. Assolutamente. La combinazione tra il potere della natura e il coraggio umano è affascinante. Mi piacerebbe visitarlo un giorno. Sapete se ci sono eventi o festival lì? C'è un festival d'arte annuale in cui gli artisti locali mostrano il loro lavoro ispirato alle cascate. Sembra fantastico. Dovremmo organizzare un viaggio durante il festival. Ottima idea.
Sarà una miscela perfetta di avventure e creatività. Lezione 9. Scelta dell'alloggio. Soggiornare in una cabina accogliente a volte può essere più rilassante di un hotel. Interessante. Cosa cerchi quando scegli un alloggio? Do priorità al comfort e alla posizione. Un posto con una splendida vista e un facile accesso alla natura è l'ideale. Lo stesso qui. Controllo anche la presenza di servizi come una cucina o un caminetto. Queste sono grandi aggiunte. Fa sentire il soggiorno più come a casa. Esattamente. Preferisci cabine moderne o rustiche? Io propendo per quelli rustici. Hanno così tanto fascino e carattere. Sono d'accordo. C'è qualcosa di speciale nel soggiornare in un posto ricco di storia. Pianifichiamo presto una vacanza in cabina. Sarà la fuga perfetta. Lezione 10. Scintillio scintillio. Come un diamante nel cielo, brilla, brilla, piccola stella. Questa è una piccola poesia canzone che dico sempre. È un vero classico. È una delle prime canzoni che ho imparato da bambino. Anche io. È incredibile come qualcosa di così semplice possa essere così memorabile. Conosci la versione completa? Ci sono più versi. Credo di sì. Si tratta di meraviglia e curiosità, che adoro. È un ottimo modo per introdurre i bambini alla poesia e alla musica. Assolutamente. È senza tempo e universale. Forse un giorno dovremmo scrivere la nostra piccola poesia canzone. È un'idea divertente. Proviamolo. Lezione 11. Serata pizza. Che ne dici di peperoni e funghi per la pizza stasera? Buona scelta. Prendiamo anche dell'impasto fresco per renderlo ancora più speciale. Ottima idea. Dovremmo aggiungere anche del formaggio extra. Decisamente. Forse alcune olive o spinaci per un po' di varietà. Sembra perfetto. Mi occuperò io dei condimenti se tu ti prendi cura dell'impasto. Affare. Questa sarà la migliore pizza fatta in casa di sempre. Sento già il profumo della cottura. Rendiamola una tradizione settimanale. Adoro quell'idea. La serata della pizza è ufficialmente una cosa adesso. Concordato. Iniziamo e godiamoci la nostra creazione. Lezione 12. Provare nuovi posti. Ottima idea. Dovremmo ordinare dalla nostra pizzeria preferita o provarne una nuova. Proviamone uno nuovo. È sempre divertente esplorare sapori diversi. Buona chiamata. Hai qualche consiglio? C'è un posto in centro che sta ricevendo ottime recensioni. Perfetto. Proviamoci. Quali condimenti dovremmo ottenere? Che ne dici di un mix di opzioni classiche e uniche? Sembra un piano. Sono entusiasta di vedere come andrà a finire. Anche io. Provare posti nuovi è sempre un'avventura. Facciamo in modo che diventi una cosa normale. C'è così tanto da esplorare. Lezione 13. Recupero degli oggetti smarriti. Cosa devo fare per riaverlo?
Dovrai compilare un modulo con una descrizione dell'articolo e i tuoi dettagli di contatto. Ok, dove posso trovare il modulo? È disponibile online o presso il servizio clienti. Fatto. Devo fornire qualche prova di proprietà? Sì, porta eventuali ricevute o foto che possano aiutare a identificare l'articolo. Questo ha senso. Quanto dura solitamente il processo? Dipende, ma ti contatteranno non appena troveranno una corrispondenza. Grazie per l'aiuto, inizierò subito con il modulo. Lezione 14. Soluzioni di trasporto. Hanno organizzato degli autobus per trasportare i passeggeri se il treno non poteva partire? Sì, lo hanno fatto. Fa parte del loro piano di emergenza per i ritardi. Buono a sapersi. Quanto spesso usano questa opzione? Solo quando necessario, ma è rassicurante avere un backup. Assolutamente. Ciò dimostra che hanno a cuore la comodità dei loro passeggeri. Sai se gli autobus sono comodi e affidabili? Da quello che ho sentito, sono ben mantenuti ed efficienti. È fantastico. È bello avere delle opzioni quando le cose non vanno come previsto. Concordato. Rende il viaggio molto meno stressante. Lezione 15. Esperimenti di Bell. Bell iniziò i suoi esperimenti all'aperto, concentrandosi sulle macchine volanti. Veramente? Non sapevo che anche lui fosse coinvolto nell'aviazione. Sì, ha progettato e testato enormi aquiloni, sperando di riuscire a volare. È affascinante. Qualcuno dei suoi progetti ha avuto successo? Alcuni si sono mostrati promettenti, ma lui è più famoso per il suo lavoro al telefono. Tuttavia, è impressionante il modo in cui ha esplorato così tanti campi diversi. Assolutamente. La sua curiosità e creatività non conoscevano limiti. È un promemoria per continuare a sperimentare e superare i limiti. Esattamente. Non sai mai dove potrebbero portare le tue idee. Lezione 16. Requisiti di identificazione. Per procedere è necessaria una qualche forma di identificazione. Ok, buono a sapersi. Hai avuto problemi con esso? Non proprio. Assicurati solo che sia valido e aggiornato. Fatto. Accettano copie digitali o devono essere fisiche? Preferiscono le copie fisiche, ma in alcuni casi quelle digitali funzionano. È utile. Li porterò entrambi per sicurezza. Buona idea. È sempre meglio essere preparati. Grazie per il consiglio, mi assicurerò che sia tutto in ordine. Nessun problema. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore aiuto. Andrà bene. Sei già stato di grande aiuto. Lezione 17. Il patrimonio familiare. Negli Stati Uniti, le famiglie più importanti possono vantarsi di essere arrivate con la Mayflower nel 1620. È affascinante. È come un distintivo d'onore per loro, non è vero? Esattamente. È un modo per connettersi alla storia antica del paese. In Inghilterra, signore e signori spesso fanno risalire la loro discendenza a famiglie nobili o personaggi storici.
È interessante come il patrimonio svolga un ruolo così importante in entrambe le culture. Vero, dà alle persone un senso di identità e orgoglio. Conosci molto della storia della tua famiglia? Un po'. I miei antenati erano agricoltori, ma mi piacerebbe saperne di più. Forse dovremmo entrambi esaminare i nostri alberi genealogici. Potrebbe essere un progetto divertente. Lezione 18. Successo politico. Conservatore o liberale, solo il tempo dirà quanto successo avrà Bush come presidente degli Stati Uniti. È vero, è difficile prevedere l'impatto a lungo termine di qualsiasi leader. Le sue politiche influenzeranno sicuramente la sua eredità, ma la storia giudica diversamente. Pensi che il suo approccio avrà risonanza con le generazioni future? Dipende da come si svilupperanno le sue decisioni nel tempo. È sempre interessante vedere come cambiano le percezioni anni dopo. Esattamente. Ciò che sembra importante ora potrebbe non avere più così tanta importanza in futuro. È un promemoria per concentrarsi sulle azioni piuttosto che sulle opinioni immediate. Concordato. Vediamo come la storia ricorda quest'epoca. Lezione 19. Superare lo stress. Tecniche diverse e sostegno reciproco. Assolutamente, vinceremo lo stress e vivremo meglio. Questo è lo spirito. Quali tecniche hai trovato utili? La meditazione e l'esercizio fisico fanno miracoli per me. E tu? Adoro scrivere un diario e trascorrere del tempo nella natura. Mi aiuta a schiarirmi la mente. Sono fantastici. Forse potremmo provare i metodi l'uno dell'altro qualche volta. Mi piacerebbe. Le strategie di condivisione potrebbero renderci ancora più forti. Esattamente. Insieme possiamo gestire tutto ciò che la vita ci riserva. Rendiamoci un obiettivo dare priorità alla nostra salute mentale. Concordato. Una vita senza stress è a portata di mano se ci lavoriamo. Lezione 20. Acquistare gli accessori. Ciao, hai visto qualche accessorio carino qui? Sì, adoro questi orecchini. Sono così eleganti e unici. Lo sono davvero. Si abbinerebbero all'outfit che stai pianificando? Perfettamente. Sono settimane che cerco qualcosa del genere. È fantastico. Hanno altri colori o stili? Lo fanno. C'è una coppia d'argento che è altrettanto sorprendente. Dovresti prenderli entrambi. Sono versatili e senza tempo. Hai ragione. Mi concederò questi e quelli d'argento. Scelta eccellente, sarai il meglio vestito ovunque tu vada. Lezione 21. Convenienza cittadina. Il negozio di ferramenta aveva di tutto, dagli attrezzi ai materiali per l'edilizia. È conveniente. Era vicino a casa tua? Sì, anche le scuole della mia città erano a pochi passi. Sembra un'ottima posizione. Tutto ciò di cui hai bisogno è nelle vicinanze. Esattamente. Ha reso le commissioni molto più facili. Ti manca vivere in un posto così? A volte. Il senso di comunità è stato meraviglioso. Posso immaginare. Le piccole città hanno un fascino tutto loro. Lo fanno davvero.
Forse tornerò indietro un giorno. Lezione 22. Fare l'impasto. Dopo aver mescolato gli ingredienti nella ciotola per fare l'impasto, dobbiamo lasciarlo lievitare. Sì, lasciare lievitare l'impasto è fondamentale. Aiuta a sviluppare la consistenza e il sapore. Quanto tempo dovremmo aspettare? Di solito circa un'ora, o finché non raddoppia di volume. Dovremmo coprirlo con un asciugamano o una pellicola trasparente. Un asciugamano umido funziona meglio per evitare che si secchi. Fatto. Qual è il passo successivo dopo la lievitazione? Lo pungeremo, gli daremo forma e lo lasceremo lievitare di nuovo prima di infornare. Sarà davvero divertente e non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Lezione 23. Sviluppi NCA. È emerso un nuovo accordo tra la National Collegiate Athletic Association, NCAA, e un gruppo di atleti. Veramente? Cosa significa per lo sport universitario? Potrebbe portare a maggiori diritti e vantaggi per gli studenti atleti. Questo è un grande passo avanti. Pensi che cambierà il gioco? Decisamente. Potrebbe costituire un precedente per futuri negoziati. Era ora che gli atleti avessero più voce in capitolo nella loro carriera. Concordato. Questo potrebbe essere un punto di svolta per lo sport universitario. Vediamo come va a finire. È un momento emozionante per gli atleti. Assolutamente. Il cambiamento è all'orizzonte. Lezione 24. Opzioni di budget. Notato. Ho trovato alcune opzioni che rientrano nel tuo budget. Vorresti che li condividessi? Sì, per favore. Sono ansioso di vedere cosa è disponibile. Ecco l'elenco. Ognuno ha le sue caratteristiche uniche. Sembrano fantastici. Qualcuno di loro include vantaggi aggiuntivi? La seconda opzione prevede la manutenzione gratuita per un anno. Questo è un bel vantaggio. Andiamo con quello. Scelta eccellente, finalizzerò i dettagli per te. Grazie per l'aiuto. Questo rende il processo molto più semplice. Piacere mio. Fammi sapere se hai bisogno di altro. Lezione 25. Opportunità multinazionali. Una multinazionale? Sembra eccitante. Hai pensato alle sfide? Sì, è un grande passo, ma ne vale la pena. Che tipo di ruolo stai considerando? Qualcosa nel marketing internazionale. È un campo che mi ha sempre appassionato. È perfetto. Le tue capacità sarebbero perfette. Grazie. Sono entusiasta di esplorare questo nuovo capitolo. Fammi sapere se hai bisogno di consigli o collegamenti. Lo apprezzo. Il tuo supporto significa molto. In qualsiasi momento. Farai cose straordinarie. Lezione 26. Una bella giornata. È una bella giornata, vero? Decisamente. Hai fatto qualcosa di divertente? Sono andato a fare una lunga passeggiata nel parco. Il tempo era perfetto. Sembra adorabile. Ho passato il pomeriggio a leggere in riva al lago.
Non c'è niente di meglio di una giornata rilassante all'aria aperta. Concordato. È il modo perfetto per ricaricarsi. Dovremmo programmare più giornate come questa. Fa bene all'anima. Assolutamente. Facciamo in modo che diventi una cosa normale. Sembra un piano. Ecco i giorni più belli che ci aspettano. Lezione 27. Abbigliamento retro. Anche io. Ho cercato online alcuni vestiti retro. Qualche suggerimento? Decisamente. C'è un bellissimo negozio vintage in centro con pezzi fantastici degli anni 70 e 80. Sembra perfetto. Hanno una buona selezione di giacche e accessori. Sì, lo fanno. La settimana scorsa ho trovato lì una giacca di pelle che sembra uscita da un film. Lo controllerò. E i negozi online? Qualche consiglio? C'è un sito chiamato Retro Revival che ha oggetti unici. Anche la loro spedizione è veloce. Grazie. Stasera darò un'occhiata alla loro collezione. Fammi sapere se trovi qualcosa di interessante. Potremmo anche andare a fare shopping insieme. È un'ottima idea. Una giornata alla moda retro sembra così divertente. Lezione 28. Vita universitaria. La vita universitaria va bene, ma ci si aspetta davvero che sia sempre emozionante. Potresti chiederti se in un college accadono abbastanza cose per compilare un programma settimanale. Vero. A volte sembra che siano solo lezioni e studio. Ma ci sono anche club, eventi e incontri sociali. È quello che ne pensi? Questo è un buon punto. Forse dovrei unirmi a un club o partecipare a più eventi. Decisamente. È un ottimo modo per incontrare persone e provare cose nuove. Di quali club fai parte? Qualche consiglio? Sono nel club di fotografia. È creativo e rilassante. Dovresti verificarlo. Lo farò. Grazie per il suggerimento. Il college potrebbe essere più divertente di quanto pensassi. Lezione 29. Viaggio nel futuro. In futuro, forse, non dovremmo più viaggiare su strada. Potremmo semplicemente volare nello spazio per arrivare dove vogliamo andare. Sembra incredibile. Pensi che sia possibile nel corso della nostra vita? Con la velocità con cui la tecnologia avanza, potrebbe essere così. Immagina di viaggiare in un altro paese in pochi minuti. Cambierebbe tutto. Niente più traffico o voli lunghi. Esattamente. Avremmo più tempo per esplorare e meno tempo sprecato nei viaggi. E la sicurezza? Volare nello spazio sembra rischioso. È vero, ma se fosse comune come guidare, le misure di sicurezza sarebbero di primo ordine. Spero che tu abbia ragione. Sarebbe un modo fantastico di vedere il mondo. Sogniamo in grande. Il futuro è pieno di possibilità. Lezione 30. Rimanere positivi. Attenersi a una routine può essere difficile, ma ricordo a me stesso gli effetti positivi sulla mia vita. È una mentalità fantastica. Cosa ti aiuta a rimanere motivato? Mi concentro sui vantaggi, come una migliore salute e produttività. E tu? Tengo un diario per tenere traccia dei miei progressi. Vedere un miglioramento mi fa andare avanti.
È intelligente. Hai qualche consiglio per superare gli intoppi? Cerco di rimanere flessibile e di non essere troppo duro con me stesso. Il progresso non è sempre lineare. Questo è un buon promemoria. Si tratta di coerenza, non di perfezione. Esattamente. Piccoli passi portano nel tempo a grandi cambiamenti. Grazie per l'incoraggiamento, continuiamo ad andare avanti insieme. Lezione 31. Scatole spaziose. Sto cercando una scatola per spedire il mio portatile. Pensi che questo sia abbastanza grande? Sì, le nostre scatole sono abbastanza spaziose da contenere comodamente un laptop, con spazio per l'imbottitura per tenerlo al sicuro. Buono a sapersi. Non voglio che si danneggi durante il trasporto. Decisamente. Puoi anche aggiungere del pluriball o della schiuma per una protezione extra. Avete qualche consiglio per i servizi di spedizione che gestiscono bene l'elettronica? Ho avuto ottime esperienze con servizi che offrono tracciabilità e assicurazione per oggetti fragili. Sembra perfetto. Mi assicurerò di imballarlo in modo sicuro e di scegliere un'opzione di spedizione affidabile. È sempre meglio prevenire che curare, soprattutto con qualcosa di così importante come un laptop. Grazie per il consiglio, adesso mi sento molto più sicuro nel spedirlo. Lezione 32. Frustrazione riorganizzata. Ho riorganizzato tutta la mia stanza, ma ora non riesco a trovare nulla. È così frustrante. Oh, è fastidioso. Hai chiesto aiuto a qualcuno mentre lo organizzavi? No, pensavo di farcela da solo, ma ora mi pento di non averlo pianificato meglio. Forse puoi iniziare etichettando le scatole o creando sezioni per articoli diversi. È una buona idea. Cercherò di classificare tutto per renderlo più facile da trovare. Potrebbe volerci un po' di tempo, ma una volta organizzato ti sentirai molto più a tuo agio. Hai ragione. Devo solo avere pazienza e procedere passo dopo passo. Se hai bisogno di aiuto, sono felice di darti una mano. A volte una nuova prospettiva fa la differenza. Grazie, potrei accettare l'offerta. È sempre meglio affrontare le sfide insieme. Lezione 33. Collaborazione con gli influencer. Dovremmo collaborare con influencer per promuovere il nostro nuovo prodotto? Sì, la collaborazione con influencer può davvero aumentare la nostra visibilità e raggiungere un pubblico più ampio. Questo è quello che stavo pensando. Hanno un legame così forte con i loro follower. Esattamente. Dobbiamo solo trovare influencer che siano in linea con i valori del nostro marchio e con il pubblico target. Ho già stilato una lista di potenziali candidati. Dovremmo rivolgerci a loro. Decisamente. Elaboriamo una proposta che evidenzi i vantaggi di lavorare con noi. Buona idea. Possiamo anche offrire loro anteprime esclusive o sconti per renderlo più appetibile. È un'ottima strategia. Gli influencer amano le opportunità uniche che avvantaggiano i loro follower. Inizierò subito a lavorare sulla proposta. Questo potrebbe essere un punto di svolta per il nostro marchio.